Ciao chitarristi, quali sono le migliori chitarre acustiche? So già che tanti di voi risponderebbero Taylor, Martin, altri tirerebbero in ballo Gibson e una valanga di altri marchi, ma sono altrettanto sicuro che praticamente nessuno direbbe Ibanez. Perché? Ibanez mi ha invitato ad un suo evento privato, forse avete visto su Instagram qualche stories con qualche bella chitarra, soprattutto chitarre blu, e lì ho seguito in diretta la presentazione in esclusiva di tutti i modelli 2024, in anteprima. Già solo per questo like, iscrizioni, commenti e uscite sul balcone a urlare. Tra tutte le chitarre presentate c'erano anche le chitarre acustiche 2024 di Ibanez, e vi giuro che c'è stato un salto avanti. Adesso ci arriviamo. Da un bel po' di anni ho deciso di scalare la marcia e dare una grande accelerata nel mondo delle chitarre acustiche. Ecco qui, sono stati studiati nella forma e nella posizione per permettere al musicista di avere la sensazione di essere davanti al foro centrale. Stessa tecnica che si usa quando vengono sonorizzati i teatri, soprattutto dove si fa musica classica. Un'altra serie nuova di Ibanez è la Advanced Auditorium. La filosofia di Ibanez sulle elettriche, di rendere lo strumento il più suonabile possibile, ovviamente vale e deve valere anche sulle chitarre acustiche. Prima però facciamo un passo indietro, di più o meno 10 anni. Il mio rapporto con le chitarre acustiche Ibanez nasce da questa bella botte, più legna per accendere, non si dice. Questa è una vecchissima Ibanez V72 ECE, presa per circa 169 euro una valanga di anni fa. L'avevo presa semplicemente perché mi serviva una chitarra acustica amplificata a basso budget. Avevo già una chitarra acustica, però mancava del pick-up, del piezo e tutte le cose che rendono una chitarra acustica amplificata. Quindi sono andato nel negozio più vicino a casa mia, sono entrato e ho guardato quali erano le alternative. Tra tutte spiccava questa, e si capisce perché, no? Perché aveva le corde più sottili delle altre. Esteticamente nera mi piaceva tantissimo, faceva molto chitarra acustica rock, tralasciando il fatto che anni dopo mi sarei pentito di questa cosa, ma va bene così. Però essenzialmente questa chitarra acustica poi è stata un po' il mio salvavita. L'ho usata per tantissime cose da tantissimi anni, non vi dico quanti anni fa, fino all'altro ieri. Con una piccola eccezione fatta per l'altra chitarra acustica che avete visto qui sul canale, video qua sopra in alto, a sinistra, a destra, sinistra. Di base cosa ci facevo? Il 90% del tempo in cui io ho suonato questa chitarra è stato nelle piazze in giro per il nord Italia. Attività che facevo con la mia band, con delle svariate tempeste di neve, freddo, acqua, pioggia. Un giorno forse vi racconterò. In più a questa cosa aggiungiamoci qualche live acustico super easy in giro e soprattutto gli audio per le cose acustiche della mia band. Insomma, la parola d'ordine per me era: non hai nessun bisogno di spendere soldi su una chitarra acustica perché tanto la devi trattare male. Una parola lunghissima. Ovviamente una chitarra super entry level, e con il tempo ho conosciuto anche altri marchi di chitarre e ho scoperto come l'entry level nella chitarra acustica in realtà non è quella fascia da 160 euro come tanti pensano. Quella è la fascia ancora più entry level dell'entry level. Infatti tantissimi brand di chitarre acustiche sotto una certa soglia di prezzo non scendono, non c'è niente, non trovate chitarre sotto gli 800-900 euro, non esistono. Infatti la chitarra che voglio farvi vedere oggi si pone esattamente in quella fascia, ma non solo ci si mette in mezzo, secondo me gli va anche sopra. Infatti mi è capitato tantissime volte di accompagnare amici a comprare la loro nuova chitarra acustica. Il budget era circa quello dei 1000 euro e le alternative quelle erano. E la cosa che mi lasciava sempre lì era che vedevi chitarre bellissime esteticamente che costavano molto poco, poi vedevi chitarre bellissime che costavano tantissimo, qualche migliaio di euro, e poi c'era quella fascia lì degli 800-900 euro dove c'erano queste chitarre che sembravano grezze. Ecco, Ibanez con le nuove acustiche 2024 è andata esattamente lì. E se non cado, dicevo, giuro che se l'avessi si dice in italiano? Giuro che se questa chitarra fosse esistita prima, col cavolo che avrei consigliato quelle chitarre ai miei amici, ma gli avrei consigliato questa, ma tutta la vita. Comunque la chitarra è questa, molto bella. Ed è una delle novità presentate a quell'evento a cui Ibanez mi ha invitato. Non solo acustiche, ma anche elettriche, quindi ditemi subito qui sotto nei commenti quale di quelle chitarre volete vedere e io giuro che non le faccio. Dopo ci portiamo a casa questa. All'apparenza è una chitarra acustica normale. Ma non vi ho detto... non ho detto il nome della chitarra, aspetta. Come tutte le Ibanez devo leggere il nome. Questa è la Ibanez
M380CE-NT. Bel codice fiscale anche questo. Stavo dicendo, sembra una chitarra acustica come tutte le altre, ma non lo è. Nasconde un sacco di cose interessanti che adesso, una alla volta, vi dico. E sono interessanti perché Ibanez risolve due grandi problemi delle chitarre acustiche. Uno è il suono, sempre plasticoso, e l'altro invece è la suonabilità. Le chitarre acustiche sono sempre troppo difficili da suonare. Ibanez lo sa, ha studiato, ha fatto i compiti a casa e questo è il risultato. Partiamo dal suono. Intanto, se io adesso sto parlando e si sentono le corde che risuonano, è perché c'è un buco. Questo foro l'abbiamo già visto anche su un'altra chitarra acustica, però qui è diverso. Cioè, l'obiettivo è sempre lo stesso, però è stato evoluto. Infatti, l'obiettivo di questi buchi fatti sulle fasce delle chitarre acustiche è quello di aiutare il chitarrista a sentire meglio la chitarra. Infatti, con la chitarra acustica messa così in orizzontale, quando suoniamo, il suono esce da qui sotto e va in avanti. E le nostre orecchie sono qui sopra, indietro. Questi buchi aiutano il suono della chitarra acustica ad uscire, da qui esce, ci fa sentire tutto e sentiamo meglio, quindi suoniamo meglio. Però qui c'è una cosa un sacco interessante, che non è solo un buco fatto sulla chitarra. Dentro ci sono dei pezzettini di legno messi apposta e calibrati in maniera super precisa per riflettere il suono che c'è all'interno della cassa armonica e farlo uscire nella maniera più simile a come uscirebbe da qui. Questo restituisce al chitarrista un feeling di ascolto diverso, sicuramente migliore, e quindi aumenta la sintonia con lo strumento, e questa cosa dovrebbe far suonare meglio il chitarrista, che se suona meglio di conseguenza fa musica più bella, in teoria. Questo sistema di ascolto si chiama Acoustic Information Response e secondo Ibanez aiuta i chitarristi a suonare meglio. Poi questa cosa non migliora esattamente il suono, però ci siamo capiti. E questa chitarra è dotata di pick-up doppio. Uno è il classico pick-up piezo messo sotto al ponte, quello classico che tantissime chitarre acustiche hanno. L'altro invece è un pick-up contact, quindi è uno di quei pick-up che capta le informazioni del suono dalla vibrazione della tavola armonica, del legno. La cosa bella è che su questa chitarra possiamo combinare i due pick-up insieme. Infatti abbiamo i due volumi qui sul lato della chitarra che ci permettono di gestire indipendentemente i due pick-up. Quindi abbiamo il volume del pick-up sotto al ponte e il volume del pick-up quello a contatto con il legno. Facendo un paragone con la chitarra elettrica è come avere una cassa microfonata con due microfoni diversi messi in posti diversi. La cosa bella è che si possono miscelare e bilanciare così, come vuole qualcuno. Su questa chitarra l'elettronica è proprio ridotta all'osso, infatti non abbiamo equalizzatori, tutte quelle cose che ci sono di solito sulle chitarre acustiche. Ad esempio, se vi faccio vedere l'altra mia chitarra acustica, c'è l'accordatore, c'è il tono, c'è il volume. Qui invece si fa tutto da questi due potenziometri, infatti l'equalizzazione varia in base a come vengono combinati i due pick-up. Ma non è l'unica cosa, o meglio, non è l'ultima. Infatti Ibanez su questa chitarra ha evoluto e approfondito ancora di più un concetto che da svariati anni cerca di proporre sulle sue chitarre acustiche, questa volta però in maniera definitiva e centrata. Si chiama XM ed è un modo specifico di fare l'interno della chitarra acustica. Praticamente ci sono queste fasce di legno messe a X all'interno della chitarra, precisamente più o meno qui, che aiutano a gestire tutto il rimbombo e le riflessioni del suono all'interno della chitarra. In sostanza, parlando di suono, tutta questa configurazione all'interno della chitarra dovrebbe aiutare lo strumento ad avere le medie un pochettino scavate, per dare giusto un po' più di controllo, e le frequenze alte, quelle brillanti della chitarra acustica, vengono mantenute, molto simili a quelle delle corde, quelle, come si dice in italiano, steel, quelle. Bravo. Il tutto mischiato al calore classico, tipico delle chitarre acustiche, magari con le corde di nylon. Quindi diciamo che le frequenze alte ci sono, un po' arrotondate. Comunque, dopo vi faccio sentire. Il tutto con due uscite. Vuol dire che la chitarra ha due uscite. Queste due uscite aiutano il chitarrista a suonare in stereo e quindi ti puoi collegare con due canali, pannarli uno R, uno L e suonare stereo. Ma parliamo adesso della questione difficoltà. Troppo spesso queste chitarre sono dure da suonare, hanno delle corde troppo spesse, si fa fatica perché il manico non è ottimizzato bene, non è fatto bene. Certe volte i body delle chitarre acustiche sono talmente grossi e larghi che sono sbilanciati. Tutte cose che questa chitarra ha corretto. Infatti troviamo una cosa ereditata dalle chitarre elettriche, che è l'easy access sul manico, quindi sui tasti alti. Qui dietro il manico è leggermente smussato, non come quello di una chitarra elettrica, ma è già qualcosa rispetto a una chitarra acustica normale. Combiniamo questa cosa con la forma della chitarra che è stata rivista. Infatti la chitarra è una chitarra auditorium come tipo, ma Ibanez la chiama Advanced Auditorium, detta proprio in italiano. Questa è una forma del body nuova, ridisegnata, fatta per sviluppare due cose. Uno è il bilanciamento del
peso. Infatti questa chitarra è super bilanciata e super leggera, giuro. Quando l'ho portata a casa dall'evento pensavo di aver portato a casa la scatola vuota. E l'altra cosa invece è di conferire allo strumento quella gamma di frequenze medio-basse un pochettino più accentuate. Quindi questa cosa poi si combina con tutto il discorso che abbiamo fatto prima sulla forma della chitarra da dentro. Ecco, queste ultime due cose sono quelle che di solito peccano sulle chitarre auditorium. Con questo nuovo design si sono sistemate. Però non è tutto qui, cioè è tutto il video che dico, però c'è ancora un'altra cosa. Il manico è fatto davvero bene ed è super comodo. Infatti ha una forma un po' particolare. Nella parte sotto si chiama oval, perché è un pochettino più stondato, ovale, non è rotondo, non è simmetrico il manico da dietro, non è il classico manico a C o a D. Okay. Da una parte è un pochettino più grosso, dall'altra un pochettino più piatto. È una specie di D con il centro spostato. Comunque questa cosa aiuta la mano a fare gli accordi come si fanno di solito sulla chitarra acustica. Stavo dicendo classica. Giustamente, la maggior parte delle persone la chitarra acustica la suona per fare gli accordi e accompagnamento, non vedo perché non ottimizzarle ancora di più per quello. E in più mettiamoci la parte alta del manico, quella un pochettino più rotonda, che è stata appunto rounded, quindi arrotondata. Quindi questa parte qui della tastiera è rotonda, non è dritta e poi c'è uno spigolo. Tutte cose che aiutano la suonabilità dello strumento. In più mettiamoci la paletta, anche quella è stata rivista, hanno rifatto tutto. Infatti hanno fatto una paletta più piccola, più compatta, quindi più leggera e che permette alle corde di essere già più dritte, quindi le meccaniche sono leggermente più allineate rispetto al solito. Questo favorisce la chitarra per intonazione e accordatura. Ci sono solo benefici. E ovviamente, come sapete, su tante altre chitarre la paletta fa parte del bilanciamento dello strumento. Se la paletta è troppo pesante, la chitarra cade qua. Se la paletta è troppo leggera, la chitarra pesa di là perché il body è più pesante. In questo caso è perfettamente bilanciata. Sembrava tipo la fine dei video di Montemagno. Una cosa alla volta, perché ci sono tanti legni sulla chitarra. Partiamo da quello che si vede, questo qui. Questo è abete. Fondo e fasce sono in palissandro, quindi se volete comprarle e farci un sacco di tastiere per la vostra simil Gibson, perfetto. Il manico, sulla scheda tecnica che poi potete trovare anche qui sotto in descrizione al link, è segnato come in Thermo Aged African Mahogany. Mogano africano che è stato invecchiato con il calore. È una specie di acero roasted fatta però con il mogano. E la tastiera che è in ebano Macassar, importante. È importante dirlo perché sennò poi mi dite che non è ebano vero perché non è nero come la mia felpa. La scala della chitarra è 25, tanto non frega niente a nessuno. Il radius è 400 mm, fate voi la conversione. 15 e 3/4, molto piatto. Se volete altre informazioni su questa chitarra ditemelo, basta che chiedete e io rispondo. Ditemi anche qui sotto nei commenti qual è la vostra chitarra acustica preferita oppure quella dei vostri sogni. E perché proprio questa? Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Ibanez che mi hanno invitato all'evento, mi hanno fatto vedere tutte le novità, me le hanno spiegate e poi mi hanno lasciato anche il ricordino da portare a casa. Ricordatevi di dirmi quali altre volete vedere, perché così li stresso e non ve le faccio vedere, le porto a casa e le suono io. E iscrivetevi e mettete like, e ve l'ho già detto, commentate e seguitemi su Instagram. Comunque, ciao. No, aspetta, no. Comunque devo farvela sentire.